In realtà andrebbe un semino ogni alveolo, ma una pianta di fagiolini, quando nasce la piantina, il germoglio, è molto 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 delicato, ha uno stelo sottilissimo e fa fatica ad arrampicarsi da solo se non ha il sostegno di altri. Vedete com'è importante poi aiutarsi l'uno con l'altro? Anche in natura funziona così. E quindi io, con l'esperienza di tanti anni, ho deciso che ne pianto 4-5 per ogni alveolo. Perché? Perché quando nascono i germoglietti si attorcigliano tra loro e riescono a fare un gambo più forte. Insieme si danno forza e quindi riescono a sopravvivere più facilmente. Bello. Ecco. Allora, una volta che abbiamo riempito gli alveolini di tè, facciamo questo lavoro qui. Non utilizzando nessun tipo di prodotto di sintesi, neanche quelli che più comunemente vengono utilizzati, che sono i diserbanti, però quelle bacce consentono alla terra di rigenerarsi, alla terra sempre di essere smossa, perché le radici delle erbacce smuovono la terra, quindi la terra respira. Con i loro fiori consentono alle api di venire e di aiutarci nel discorso dell'impollinazione. Questo è un sistema importante. Adesso voi vedrete gli orti, sono pieni di erbacce, sono pieni di calendule, sono pieni di tantissime erbette che sono utili e che ci consentono di utilizzare meno prodotti noi per niente proprio. Questa roba lì si decomporrà per opera di tutta una serie di microbatteri che ci sono e di animaletti utili alla terra e noi la utilizzeremo poi come concime per i nostri campi. Quindi questo diventa tutto orto estivo, tutta questa parte qui, sempre circondata dalle piante, come vi dicevo prima. Se voi ci fate caso e la vedete in un'altra prospettiva sembra quasi una pulla, no? Questa zona, sì. Vero? Fatta così, circondata qui. Le piante hanno tante proprietà e bisogna conoscerle bene. Non tutte le piante sono commestibili, non tutte le piante sono utilizzabili. La voglio conoscere lei, voglio conoscere tutto, io voglio sapere con chi vivo, cosa vive qui, quali sono le dimensioni con le quali io condivido il mio percorso di vita. Quindi è curiosità, è tanta curiosità alla base di tutto. Poi chiaramente c'è il fatto che da bambina la nonna mi portava a raccogliere le erbe, quindi in qualche modo un imprinting iniziale c'è. Loro sentono la macchina che arriva dall'orto e sperano che gli portiamo gli scacchi delle verdure. E poi io parto anche dal presupposto che se una cosa la conosci hai più voglia di prendertene cura, hai più voglia di capire chi è, di tutelarla. Conoscere un ambiente vuol dire amarlo e vuol dire difenderlo, vuol dire viverci insieme, viverci in sintonia. Ecco, per viverci in sintonia io voglio sapere con chi vivo. Ho cominciato a prendermi cura di questa terra, arricchendola quotidianamente di piante non meglio identificate e li porto qui. Se poi loro trovano l'ambiente giusto per vivere, bene, altrimenti non vuol dire che non ci devono stare. E quindi sono 30 anni in relazione ai cambiamenti climatici, che sono quelli che più ci creano problemi, perché come voi sapete coltivare, un conto è prendersi cura della natura per quella che è e lei si autoregola, nel senso che nasce, muore, rinasce, si sposta, perché le piante si spostano. Un conto è lavorare con delle piante che tu devi usare per viverci, quindi produrre in condizioni ambientali diverse e problematiche è un problema e lì bisogna trovare degli accorgimenti.